No, oggi abbiamo fatto un patè di olive verdi però già curate sotto sale. Le ho snocciolate, erano 400 grammi, vi metterò tutte le dosi che ho messo dentro per fare questo patè. Vi metterò le dosi dentro la ricetta. Adesso purtroppo potete vedere solo quando li riempio, ma tutto l'altro ve lo spiego molto chiaramente in modo che se volete farlo non c'è nessun problema. Ok, e adesso riempiamo un po'. Uno lo abbiamo già riempito, mettiamo qua e adesso riempiamo questi altri. Facciamo con la forchettina perché qui il buchetto è abbastanza piccolo. Ed ecco qua. Questi li abbiamo puliti, erano già puliti questi recipientini, questi boccaccetti, e adesso li mettiamo dentro. Fino a mo' non ho Pietro non si è guastato mai niente e penso che quello che faccio bene non solo le cose ma anche la conservazione. Ecco qua. E abbiamo riempito un altro. Adesso apriamo quest'altro. Sì, così si vede un po' meglio. Questo è il barattolo che c'è tutto il nostro patè. E no, devo prima aprire. Facciamo scherzi. Faccio così che in modo che non si sporca tanto il barattolino. Se volete chiamarlo con poesia, chiamato anche boccaccio, così è più romantico. Qui allora, mentre riempiamo, per non annoiarvi, vi racconto la ricetta. Allora qui ho messo 400 grammi di queste olive, erano olive in salavoia e alcune si erano fatte un po' troppo morbide. Che facciamo? Le buttiamo? No, come buttiamo? Allora ho pensato di farle più morbide ancora, le ho macinate insieme a 8 acciughe, ho messo anche altri 100 grammi di melenzane sott'olio, che quando spalmo questo sul pane si sente molto ma molto bene. Si sente. Allora ho messo anche un po' di origano, ho messo un 100 grammi di questo olio
di oliva del nostro giardino. E ho messo anche un cucchiaio di sale perché non erano tante salate, ma avete ragione, se non ce lo mettete era meglio ancora. No. Allora ho messo anche la spremuta di un solo spicchio di limone e come detto 100 ml di olio extravergine di oliva, perché questo è un amalgamato per patè. Quando lo metti sul pane lo devi mangiare e quello che mangi deve essere buono, perciò olio extravergine di oliva. Penso che ce ne esce solo un altro. Questi belli piccoli barattolini. Le ho comprate per queste delizie, che sono sfizi che uno vuole passare. Infatti metto o queste cose così sfiziose oppure ci metto in questi barattolini peperoncini piccanti che faccio. Ecco, questo si toglie? Sì, si toglie. Allora si toglie questo, si toglie e allora è molto buono che si toglie. E la forchettina, ecco. Ecco qua. Eccolo, corichiamo così. Andiamo molto bene a riempire con il bicchiere coricato. E io qui sopra poi sto lasciando un po' di spazio così che ci metto un po' di olio, perché l'olio costa, ma è quello che salva un mucchio di preparati insaccati. Ecco qua. Ok. È chiaro che il più forte aroma che si sente è proprio l'oliva, perché abbiamo detto patè di olive.
e si sente il più forte, l'oliva. Qua leviamo un po' e mettiamo qua. Ecco qua. Adesso ribattiamo un po' e vedete che scende. Ecco. Battiamo anche questo. Anche questo. E l'ultimo questo. Adesso mettiamo quest'ultima goccettina d'olio. Quando è brutto questo. Quando è uscito difettoso questo gliaro, olearo, che me lo butta sempre per terra. Yeah. Bene, allora questi sono i nostri. Questo non ci va. Ok, questo era quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo fatto questo patè di olive. Se volete farlo, guardando la ricetta, non c'è nessun problema a farlo, solo se vi piacciono le olive, altrimenti è inutile provarci. Ok, ciao, al prossimo video. Ecco qua i boccaccetti che abbiamo fatto, vedete? Abbiamo scritto patè di olive verdi con sardelle e melenzane, ecco qua. Sì. Bene, abbiamo fatto questi 4-5 barattolini e adesso li andiamo a portare al buio, li conserviamo al buio e ne prendiamo uno, vediamo se ce la facciamo uno al mese. Ok, se volete farlo vi scrivo tutto sulla video ricetta e tutto spiegato, in modo che non c'è nessun problema se volete farlo. Bene, ciao e ci vediamo al prossimo video.